Questo video presento la terza parte della storia della penna a sfera, un progetto a cui io tengo molto perché racconta di questo oggetto così comune ma così straordinario. Vi chiedo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di condividere il video sui vostri profili social, di mettere un mi piace e di commentare sotto nella descrizione. A questo punto non mi resta che augurarvi una buona visione di questa terza parte della storia della penna a sfera. A presto! Abbiamo lasciato Biro che pensava nella via del ritorno di potersi confrontare con la moglie per capire cosa poteva fare, come si poteva comportare, ma la storia aveva deciso per loro. Qualsiasi cosa Elsa pensasse, la situazione in Ungheria stava precipitando. Alle leggi razziali si aggiungeva infatti un provvedimento che riguardava la proprietà intellettuale, compresi i brevetti che dal 31 dicembre del 1938 non avrebbero più potuto varcare i confini del paese. Biro non aveva alternativa. Le leggi razziali diventavano sempre più stringenti, bisognava andarsene, bisognava fare qualcosa, far le valigie ed emigrare a Parigi. Che ne sarebbe stato dei suoi rapporti con Andor Goy, il suo socio? I presupposti perché si deteriorassero c'erano tutti. Da un punto di vista tecnico, Goy con la sua fabbrica aveva ottimizzato la penna a sfera, ma da un punto di vista diplomatico aveva stipulato un accordo con una ditta tedesca che lavorava col governo nazista. Bisognava rivedere gli accordi. Tutti e due dovevano trarne in qualche modo vantaggio e Biro ottenne un anticipo finanziario a fronte di un margine maggiore per Goy riguardo la futura produzione con l'aiuto della fabbrica tedesca. Prima di lasciarsi, Goy disse a Biro che a Parigi aveva un contatto. Poteva mettersi d'accordo con dei suoi amici che avevano una fabbrica, la Elveco, a Parigi, che potevano aiutarlo, e gli diede un documento, una lettera di presentazione. A quel punto Biro andò da Gellert e sperava veramente di poterlo convincere a seguirlo con lui a Parigi, ma egli non se la sentì e decise ancora una volta di rimanere a Budapest. Ed ecco Biro a Parigi, una città di cui non conosceva la lingua e che aveva una sola isola a cui aggrapparsi, la Elveco. Una società fondata da due ungheresi, Kovács e Ruzak. La Elveco, nella persona dei due ungheresi, Kovács e Ruzak, lo accolse come meglio non poteva, offrendogli un posto, anche se con stipendio modesto, dove poteva lavorare per migliorare la invenzione a cui questi, imbeccati da Goy, speravano di ottenere profitto. I miglioramenti ci furono, ma un altro personaggio che avrebbe avuto una decisa influenza sul suo prossimo futuro era destinato a venire alla luce. Il suo nome era Michel-Marie Bouchonnet. Il suo amico giornalista glielo presentò al Café de la Paix durante un incontro casuale. Personaggio con molte sfumature. Aveva lavorato per i servizi segreti, aveva molte conoscenze nella capitale. Fatto sta che dopo quell'incontro, Bouchonnet sicuramente, dopo aver preso informazioni su di lui, si recò nel suo alloggio a Vincennes. Qui gli propose di fondare la società francese di applicazione dei brevetti. La società era finanziata da un suo amico banchiere insieme a lui, di nome Norman. Avrebbe fatto da tramite con la Elveco per implementare e distribuire la penna a sfera all'estero. «Verrà a lavorare con me», disse Bouchonnet, «in un mio laboratorio, con uno stipendio maggiore». Biro fece notare che aveva un suo contratto con Andor Goy e Bouchonnet subito, liquidandolo, rispose di non preoccuparsi, che avrebbe pensato a tutto lui. In questo momento mi metto nei suoi panni e vedo Biro, preso da pastoie burocratiche, circondato da persone che avevano un solo interesse, quello di trarre profitto dalla sua invenzione. E dall'altra parte lui, un idealista,
un sognatore che non aveva che la sua idea, a cui era attaccato e che doveva purtroppo compartire con quei personaggi se voleva che essa sopravvivesse. Si sentiva come in trappola. Fatto sta che grazie al migliore stipendio la vita era migliorata. Madraz, un ex militare con una buona capacità di muoversi nell'ambito meccanico, si occupava della parte tecnica. La società quindi era avviata e anche i locali erano stati adibiti. Madraz tuttavia era un clandestino ungherese ed era senza documenti, al contrario di Biro che godeva, ahimè, però, di permessi di soggiorno a scadenza. Però accade un fatto. Un giorno Madraz litigò con il sempre più prepotente Bouchonnet e venne licenziato. A questo punto fece una breve comparsa a Parigi il fratello Gheorghi, chiamato da Laszlo. Tentò di apportare qualche modifica all'inchiostro, ma senza risultati significativi, e ritornò in Ungheria. Dall'Ungheria non arrivavano buone notizie. La famiglia a Budapest aveva bisogno di lui. E un amico, un corriere, portò una missiva della moglie Elsa, in cui raccontava che era stata per un periodo in ospedale, ma poi si era ripresa. Si era ripresa solamente per essere stata poi prelevata dalla polizia e costretta a subire un interrogatorio pesante da parte della stessa, che accusava di prendere soldi che il marito le inviava e la accusava anche di proteggerlo e di proteggere un individuo che aveva venduto all'estero i brevetti che erano proprietà dello Stato. Un interrogatorio assolutamente umiliante, ma lei era solo una delle persone che venivano portate in caserma in quel periodo, fra le molte. La situazione era insostenibile. Alla fine fu rilasciata. Apro una parentesi per dire che a Parigi entra in scena un personaggio. Lo so che sono molti, però sono davvero importanti e fondamentali per la carriera del nostro. Un personaggio, dicevo, fondamentale per le sorti del nostro eroe. Così oserei definirlo a questo punto. Gheorghi János Meine, un altro ungherese come lui a Parigi. Il caffè della Paix fu di nuovo il loro luogo d'incontro e questa volta, forse per la prima volta, Biro sentì aria di casa e di avere un interlocutore sincero e amichevole. Ma ritorniamo al corriere, a quel corriere che aspettava la risposta di Biro a quella lettera assolutamente inattesa. Quella di Biro fu questa: avvertire Gellert che si desse da fare per riuscire a far espatriare la moglie Elsa e la figlia Mariana alla volta di Parigi. E così fu, e nel luglio del 1939 la famiglia Biro si ricongiunse a Parigi. L'amico Meine, quello della piccola notazione fra parentesi, gestiva una ditta di importazione e Elsa poté andare a lavorare presso di lui. Oltre questa notizia, il disastro. La Ilveco cessò di occuparsi delle penne a sfera perché il governo aveva altre priorità in quel momento. Ricordiamo che la guerra era alle porte, anzi era imminente. La società con Bouchonnet si rivelò un pessimo affare. Egli arrivò perfino a ricattare Biro affinché gli cedesse i diritti sulla futura distribuzione delle penne in cambio dell'influenza che poteva esercitare sul rinnovo del permesso di soggiorno. Ma andò male anche a Bouchonnet, perché il socio finanziatore fu richiamato nell'esercito. Quindi la società cessò ogni attività. Biro non sapeva a questo punto che pesci prendere. Allora si ricordò di quella signora, Maria Pogani, e disperato le inviò un telegramma in Argentina. Gli avvenimenti che racconto ora, se questi son parsi avventurosi, ora hanno dell'incredibile. Bouchonnet ad un certo punto volle incontrarlo in un luogo appartato, senza orecchi indiscreti. Cosa avrai mai da dirmi quel farabutto? Pensò Biro. Bouchonnet ebbe il coraggio di proporre a Biro un impiego come costruttore di bombe incendiarie per l'esercito francese. Lui
si era occupato di tutto, compreso del laboratorio. Bouchonnet aveva molti argomenti per ricattare il suo socio semita. Biro anche questa volta non aveva scelta. La storia a questo punto, più che avventurosa e incredibile, è anche confusa. Nel laboratorio, mentre stava in una stanza, venne a trovarlo un amico che, mentre lui era in un altro luogo del laboratorio, cominciò ad aggirarsi dentro di esso. A un certo punto un'esplosione. Biro accorse e trovò l'amico a terra ferito. Ambulanza, ospedale, militari accorsi e messi in allarme, e il tutto però messo a tacere dalle conoscenze di Bouchonnet. Scosso da questo episodio, Biro si confidò con l'amico Meine e si disse arrivato al punto massimo di sopportazione. Doveva uscire dalla stretta del francese, che lo teneva come prigioniero. Allora Meine disse: «Ma non mi avevi parlato di quella signora Pogany?» «Le ho scritto», disse Biro, «ma non ho ricevuto risposta. Parole, ancora parole. Mi piacerebbe essere circondato in questa avventura da te, che considero persona cara, e da mio fratello Gheorghi. Perché non ci mettiamo assieme? Io credo in questa invenzione e sono sicuro che quando sarà ideata e perfettamente funzionante sarà un successo mondiale». «D'accordo», disse Meine, «io sono disposto a seguirti, ma anche queste sono solo parole». Si lasciarono speranzosi, ma con tutti i timori di quel periodo buio e incerto. La mattina dopo si alzò di buon'ora. Il postino bussò e gli porse una lettera, e sulla busta c'era scritto: Maria Pogany.